Ciao a tutti gli appassionati di biliardo, siamo qui in questo video numero 3, master tutorial numero 3, a migliorare ed ampliare le nostre conoscenze sulla mira, ok? Sulla mira e sull'allineamento, che è un discorso che sono discorsi che viaggiano abbastanza paralleli, ok? Niente, questo video mi è venuto in mente perché ha una domanda che hanno fatto a Efrain Reyes, che gli hanno chiesto: ma come miri Efrain? Lui ha il campione filippino. Lui ha detto: io miro con il polso, gli ha risposto, si mirano con il polso. Dunque da questo ho pensato, ci ho ragionato su, ci ho pensato su cosa intendesse dire. Credo di aver capito cosa intendeva dire. Allora volevo condividere questa conoscenza, ovviamente, che sono riuscito a capire con voi. Prima di iniziare questo video volevo ancora salutare e ringraziare tutti gli ultimi iscritti. Grazie ragazzi, ciao, mi fa molto piacere che vi siete iscritti al canale, ne sono contentissimo, è una soddisfazione che è impagabile, ok? Perché quando uno, un conto fare una visualizzazione, sì è bello, uno ne fa 100, 1000, 10.000, quello che è, però quando uno si iscrive fa piacere, perché proprio dici: questo gli ho lasciato qualcosa che si ricorda che gli è stato utile. Dunque mi fa molto piacere, grazie ragazzi. Iniziamo il video, ok? Allora, ecco qua, una cosa importante per mirare è come si impugna la stecca. È una banalità, però insomma cambia. Dipende secondo me da colpo a colpo. Comunque si chiude con la mano, la stecca va appoggiata sul ponte, sulle dita, su queste 2 dita o 3 dita si usa di solito. Dipende un po' dei tiri che si fa, ok? Se si appoggia con 3 dita si può far lavorare, lavoriamo più noi di polso e di braccio con una chiusura a 3 dita. Con una chiusura a 2 dita lasciamo lavorare di più la stecca, lasciamo fare più quello che deve alla stecca, ok? Ci affidiamo più sulla stecca. Un colpo come questo, io voglio imbucare e piazzarmi in questa zona qua del campo. Allora, con 3 dita un colpo così lavoro di stecca, ok? Lavoro di polso io. Ok, benissimo. Su un colpo come questo invece, che è più distante, ok, questo colpo qua è un colpo comunque più difficile, più impegnativo, preferisco lasciare lavorare la stecca. Allora opto per le 2 dita. Possibilmente anche una stecca un po' più pesante sarebbe meglio su questo genere di colpo qua, però la mia credo sia ben bilanciata, dunque allora, sempre la solita posizione, si va giù, ok? E appoggia la mia stecca solo con 2 dita, ok? Come vedete la chiusura all'ultimo, il dito lo lascio morbido, ok? Il terzo dito. Dunque io praticamente per i tiri lunghi lascio lavorare la stecca, 2 dita. Per i tiri, i colpi più vicino, che magari devo fare, non so, un tiro con parecchia rotazione, che devo imprimere un po' più di caricare, un po' più di rotazione, di effetto, che preferisco lavorare con 3 dita, ok? Poi questa è la chiusura. L'altro argomento è il movimento del polso. Il movimento del polso, ci dicono tutti, deve essere morbido. Ok, fin lì ci siamo. Lì sono anche doti un po' naturali che ognuno di noi ha. Chi è più predisposto a tenere il polso in una maniera. I filippini, per dire, loro giocano molto morbidi. Noi invece magari europei giochiamo più in un'altra maniera. Però in linea di massima il polso che abbiamo va messo intanto dritto, non avere i difetti di questo, lo sapete tutti, chi gioca un po' a biliardo sa che non deve tenere la stecca in questa maniera, o chiusa troppo all'interno o aperta troppo all'esterno, ok? Come faccio vedere qua nel video, si vede benissimo. Ma tenere la stecca con il polso dritto, ok? Come se stessimo portando una valigia, ok? La stessa maniera, noi stiamo portando una valigia e cosa facciamo? Mica la teniamo così la valigia, no, o neanche tanto così. Teniamo la nostra valigia normale, ok? La stecca è la stessa cosa. Quando si va in posizione, polso dritto, ok? Ognuno si fa le sue
le sue caratteristiche, ok? Comunque, polso sempre dritto in quella maniera. Per dare poi più potenza, tenete presente, se io carico di più e col polso lo spingo un po' di più, la palla tende a chiudere, ok? Un tiro come questo, se io caricassi di più di polso, chiudo la palla contro questo punto qua, se io carico di più, ok? Vedete? Se invece lo stesso tiro, però lo carico di meno di polso, cioè non ci do tutta la spinta che posso dare, ma lo carico meno, ok? Il tiro tende ad allargare. Dunque questo è un compromesso che quando si mira noi dobbiamo considerare il polso, ok? Capire da questa posizione qua, diamo giù, quanto diamo di polso, quanto spingiamo avanti, vedete, quanto spingiamo il polso in avanti, chiudiamo, perché se lo spingo più avanti ovviamente chiudo di più, se lo tengo un po' più indietro chiudo di meno. Cioè lì dobbiamo capirle noi queste cose, ognuno deve analizzarsi, magari mettersi davanti, che ne so, a un video, a un telefonino, si fa il filmato, si vede come usa il suo polso e darsi a fare un'autoanalisi della propria situazione, ok? O se no avere un istruttore bravo, di quelli che sanno cosa dire, che ti inquadra bene e ti dici ma magari l'hai chiuso poco, l'hai chiuso di più, dipende un po', quello bisogna vedere. Un tiro come questo, dicevo, con il polso così non lo spingo tantissimo, ok? E mi regolo in quella maniera lì. Un'altra cosa importante, se guardate le partite di Efren Reyes vedete che fa questo mentre gioca tra una partita e l'altra, ok? Fa questo perché lui vuole capire come è allineato. Allora, ipotizziamo questi due punti qua, questo diamante qua e questo, ok? Ipotizziamo che c'è la nostra linea che li collega, ok? Dunque, se io colpisco la palla, perfettamente deve tornare, colpisco quel diamante lì, deve tornare esattamente su questo, ok? Quella è geometria, dunque nessuno discute. Però io sono ben allineato. Allora la palla, come vedete, è venuta a destra, vuol dire che probabilmente ho chiuso la stecca mentre la colpivo a sinistra o viceversa. Allora questo cosa serve? Serve che io sto facendo la mia partita, sto giocando, mi disallineo perché lungo una partita, un torneo, non è che uno tutta la partita la fa nella stessa condizione, la condizione varia in continuo. Ogni colpo è differente, ogni 5 minuti cambia una condizione, cambia la condizione fisica, cambia la condizione mentale, cambiano le condizioni del tavolo, dell'ambiente, cambia tutto. Allora ci si allinea e ci si disallinea. Bisogna cercare di mantenersi il più allineati possibili. Tra una partita e l'altra, ogni tanto uno per riallinearsi può mettere lì la palla e fa questo. E cerca di riallinearsi di nuovo con quei 2 o 3 tiri, ok? Per dire, questi tiri qua sono stato parecchio disallineato, ok? E uno si riallinea, è una questione anche mentale questa, ok? Che si ritrova il giusto colpo, ok? Si cancella un po' quello che è passato per riniziare. Ecco qua un altro esercizio anche molto importante da eseguire per allinearsi, ok? Per allineare di nuovo il corpo è questo: posizionare le due palle, una di qua del campo, una dall'altra parte, esattamente in linea retta tra il diamante centrale delle due sponde corte, ok? Quel diamante là è questo qua. Perfetto, io colpisco adesso, guardate bene, ok? Cerco di tirare il più dritto possibile. Come vedete, la mia palla bianca è data a sinistra, ok? Alla mia sinistra. Cosa vuol dire questo? Che la mia stecca, quando è partita, è andata leggermente
a destra, ok? Praticamente io ho tirato come tirassi in quella posizione di là, ok? Come This tirassi is così. wrong. Non ho tirato diritto. Allora rifacciamo, riproviamo se riusciamo ad allinearci. Ok, come potete vedere questa volta indata a destra. Sono stato disallineato a destra. This is Cosa wrong. vuol dire? Che ho tirato mandando la stecca in questa direzione di qua. Per essere allineati devo far partire la stecca in maniera diritta. Ok, come vedete adesso mi sono allineato, sono riuscito a far partire la stecca diritta perché le due palle si sono di nuovo scontrate. Ok, per oggi è tutto ragazzi, grazie di aver guardato il video, ci vediamo al prossimo video, ok? Ciao ragazzi, state bene, buon viaggiato!